Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video parliamo del verbo dovere. Dovere è un verbo servile, come volere o potere, e in effetti molte cose di cui parliamo in questo video valgono anche per i verbi volere e potere, come per esempio la scelta dell'ausiliare o la posizione dei pronomi. Ma preferisco concentrarmi solo sul verbo dovere perché voglio parlare anche del suo significato. E vedremo una cosa interessante, che il significato può cambiare quando cambiamo il tempo del verbo. Il verbo dovere ha due significati principali. Il primo è quello di obbligo o di necessità. Per esempio posso dire devi tornare prima delle 9. Significa è necessario che torni prima delle 9. È quasi un ordine, un obbligo. Il secondo significato invece è quello di probabilità. Per esempio posso guardare fuori dalla finestra e dire nevica, deve fare freddo. In questo caso significa è probabile che faccia freddo, quindi indica una probabilità. In questi due esempi abbiamo usato il presente del verbo dovere seguito da un infinito presente. E naturalmente è il contesto che ci dice se il significato è quello di necessità oppure di probabilità. Ma vedremo che quando il tempo del verbo cambia, il tempo del verbo dovere, ma anche il tempo dell'infinito cambia, non abbiamo più queste due possibilità. Le possibilità si restringono. Voglio considerare 3 tempi per il verbo dovere: il passato prossimo, l'imperfetto e il presente che abbiamo appena visto. Mentre per il verbo che segue, l'infinito, ovviamente abbiamo solo 2 possibilità: l'infinito presente e l'infinito passato. Vedremo quindi queste 6 combinazioni in totale. Ma prima voglio ricordare come si sceglie l'ausiliare di dovere e dove si mettono i pronomi, cioè la posizione dei pronomi. Quando usiamo il verbo dovere con un tempo composto come il passato prossimo, l'ausiliare in genere è quello del verbo che segue. Quindi per esempio diciamo sono dovuto partire. Usiamo sono, cioè l'ausiliare essere, perché partire richiede l'ausiliare essere. Ma diciamo ho dovuto rimandare l'appuntamento perché il verbo rimandare richiede l'ausiliare avere. So che ci sono altre possibilità con alcuni verbi, ma il mio consiglio è di seguire questa regola perché seguendo questa regola non sbagliamo mai. C'è un'eccezione ed è il verbo essere. Normalmente il verbo essere richiede l'ausiliare essere, appunto. Infatti diciamo sono stato in Italia. Ma quando usiamo il verbo essere all'infinito dopo un verbo servile, usiamo l'ausiliare avere. Per esempio, vediamo un esempio con il verbo volere, perché è più semplice. Diciamo avrei voluto essere un artista. Ma a parte questo verbo, normalmente scegliamo l'ausiliare del verbo che segue e così non sbagliamo. Veniamo alla posizione dei pronomi. I pronomi possono essere messi prima del verbo servile, la devo ascoltare, oppure dopo l'infinito e uniti all'infinito, devo ascoltarla. Non possiamo metterli fra il verbo servile e l'infinito, come succede per esempio in francese, quindi non possiamo dire devo la ascoltare. Quindi o prima dei due verbi o dopo i due verbi. Con due pronomi abbiamo le stesse due opzioni, quindi possiamo metterli prima del verbo servile oppure dopo l'infinito. Possiamo dire glielo devo dire oppure devo dirglielo. Non possiamo separare i due pronomi e non possiamo metterli fra i due verbi. Quindi non possiamo dire devo glielo dire e non possiamo separarli, quindi non possiamo dire gli devo dirlo. Quando abbiamo un infinito passato possiamo mettere il pronome o i pronomi prima del verbo servile oppure unirlo o unirli all'ausiliare dell'infinito passato. Quindi possiamo dire lo deve avere finito oppure deve averlo finito. Questa seconda opzione mi sembra un po' più comune, deve averlo finito, però non lo so, forse è solo una mia impressione. Io direi
deve averlo finito. Vediamo adesso le diverse combinazioni di tempi verbali e come cambia il significato di dovere in base ai tempi che usiamo. Come ho detto prima, per dovere voglio considerare 3 tempi: il presente, il passato prossimo e l'imperfetto, mentre per l'infinito abbiamo solo 2 possibilità: l'infinito presente e l'infinito passato. Userò sempre la stessa frase. La frase con dovere al presente è devo dirglielo. E questa è anche la prima combinazione, quindi dovere al presente, devo, e infinito presente, devo dirglielo, o glielo devo dire, naturalmente. In questo caso, anche in base al contesto, il significato è sicuramente quello di necessità, quello di obbligo, cioè è necessario che glielo dica. E l'implicazione naturalmente è che non gliel'ho ancora detto. Vediamo adesso cosa succede se cambiamo il tempo del verbo dovere e usiamo un passato prossimo. La frase diventa ho dovuto dirglielo. Anche in questo caso il significato è quello di necessità o di obbligo, cioè la frase significa era necessario che glielo dicessi. Così intanto ripassiamo anche un po' il congiuntivo. Era necessario che glielo dicessi. E in questo caso ovviamente significa che in effetti gliel'ho detto. Ho dovuto dirglielo a un certo punto nel passato. Se invece del passato prossimo usiamo l'imperfetto, il significato cambia un po'. La frase diventa dovevo dirglielo. Il significato rimane quello di necessità o di obbligo, ma dicendo dovevo dirglielo non è chiaro se gliel'ho detto oppure no. Se fosse assolutamente chiaro che non gliel'ho detto, potrei usare naturalmente un condizionale composto e dire avrei dovuto dirglielo. In questo caso è assolutamente chiaro che non gliel'ho detto, ma se dico dovevo dirglielo, la frase può andare in entrambe le direzioni, perché può significare che dovevo dirglielo, era necessario che glielo dicessi e in effetti gliel'ho detto, oppure può significare che era necessario che glielo dicessi, ma non gliel'ho detto. Vediamo un esempio con il verbo volere, un altro verbo servile, perché il principio è lo stesso e forse l'esempio è un po' più chiaro. Se dico è voluto andare da solo, quindi con un passato prossimo, significa che era la sua volontà di andare da solo e in effetti è andato da solo, è voluto andare da solo. Ma se uso l'imperfetto, voleva andare da solo, non è chiaro. Indica sempre che la sua volontà era quella di andare da solo, ma ho le 2 possibilità. Forse è andato da solo, forse no. E infatti posso completare la frase in 2 modi diversi. Posso dire voleva andare da solo e per questo non l'ho accompagnato. Quindi effettivamente è andato da solo. Oppure potrei dire voleva andare da solo, ma l'ho accompagnato lo stesso. Quindi non ho rispettato la sua volontà e l'ho accompagnato, quindi non è andato da solo. L'imperfetto quindi ci lascia aperte le 2 possibilità. Vediamo adesso cosa succede se cambiamo il tempo del secondo verbo, cioè invece di usare un infinito presente usiamo un infinito passato. L'infinito passato si forma con l'infinito presente dell'ausiliare e il participio passato. La nostra frase diventa devo averglielo detto. E in questo caso è cambiato il significato. Non siamo più nel significato di obbligo o necessità, ma nel significato di probabilità. Devo averglielo detto significa è probabile che gliel'abbia detto. Probabilmente gliel'ho detto. Proviamo con l'imperfetto. Dovevo averglielo detto. Questa frase in realtà è molto simile alla precedente, solo che la portiamo dal presente al passato. Cioè se quella di prima significava è probabile che gliel'abbia detto, devo averglielo detto, dicendo dovevo averglielo detto, semplicemente la portiamo al passato, quindi era probabile che gliel'avessi detto. Come ho detto, ripassiamo anche il congiuntivo. È una frase non molto comune, ma possiamo immaginare questa frase magari in un romanzo, perché i romanzi in genere sono scritti al passato, quindi in un romanzo potremmo trovare la frase doveva averglielo detto.
Siamo arrivati all'ultima combinazione, passato prossimo e infinito passato. Ho dovuto averglielo detto. E qui devo ammettere che è una frase che non capisco. Non riesco proprio a immaginare una situazione in cui si potrebbe dire ho dovuto averglielo detto. Quindi direi che è una frase che possiamo eliminare. Grazie a tutti per avermi seguito. Se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!